Buon pomeriggio amici, amiche, buon pomeriggio briganti di luce, lo sapete, ormai ci chiamiamo così. Benvenute quindi a tutti quanti voi e bentrovate a chi già mi conosce. Allora, oggi cosa facciamo? Avete visto in qualche video, uno degli ultimi video, questo ciondolo, ve lo mostro un pochino più da vicino, che ho deciso di chiamare nodo boho. Nodo perché comunque secondo me i nodi hanno sempre qualcosa di simbolico che legano e boho naturalmente per lo stile. Quindi non è decisamente un tutorial difficile, è fatto con l'uncinetto e utilizziamo un filato diverso da quello che abbiamo utilizzato negli ultimi tutorial, che era il Sorrento ed il Sorrento Strong. In questo caso utilizzeremo un filato un pochino più spesso, quindi per chi non ha tantissima manualità con l'uncinetto, decisamente è un pochino più semplice. Il filato che ho utilizzato naturalmente è sempre un filato di file e forme, forse vedrete la scritta a rovescio, comunque è l'Aladin. E adesso giro naturalmente la camera, ve lo mostro da vicino, vi dirò l'uncinetto che vi servirà per poter realizzare questo ciondolo. Allora, diciamo che vedete c'è l'aggiunta di una nappa, il che voglio dire lo decora un pochino, e la tecnica naturalmente utilizzata è quella del cross stitch. Che cos'è il cross stitch? Lo so, mi sono inventata questo termine per fare una playlist e per, tra virgolette, prendermi, tra virgolette, un merito per questa tecnica. Cos'altro è? Semplicemente è un po' l'unione tra quello che è il crochet, quindi l'uncinetto, e la tessitura di perline, che è il cucire le perline. In alcuni casi, come nel ciondolo Amore, di cui vi metto qui un'immagine, è proprio una parte iniziale all'uncinetto e poi si va a cucire con l'ago e il filo Miyuki, cristalli, Miyuki è la tipologia di filo, e poi si possono mettere perline, cristalli, in un modo particolare. Vi insegno proprio il punto. Ma il cross stitch poi vero e proprio è quello abbinato al brick stitch, che invece è quest'altro paio di orecchini. Vi metto l'immagine. Qui dovete essere un pochino più pratiche decisamente, sia nell'uncinetto e sia nel cucire. Perché il brick stitch è una tecnica un pochino particolare, poi casomai metterò una playlist dedicata proprio dei piccoli punti, mi ci devo mettere qualche giorno per fare questa cosa. In questo caso, perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché in questo caso la tecnica è semplice, quindi si utilizzerà l'uncinetto e poi si andranno a cucire i cristalli. Si decorerà la nappina, per semplificare metteremo dei terminali per, ecco, visto che il filato, vedete, è un po' più spesso, mancano i moschettoni, visto che il filato è un po' più spesso, consente di mettere dei terminali di quelli che si schiacciano, quindi poi annellino e moschettone, quindi diciamo che questo è un tutorial abbastanza veloce, basterà che abbiate del filato Aladin, l'uncinetto naturalmente, dei cristalli un po' più grandi perché il filato naturalmente è più spesso, quindi rispetto agli orecchini e il ciondolo Amore e Corazon, qui dovete usare dei cristallini un pochino o degli elementi in resina, insomma voi potete utilizzare quello che volete, quello che desiderate, importante che abbia il foro adatto a passare all'interno di questa lavorazione, che è una semplice lavorazione uncinetto e cristalli. Qui non ho inventato assolutamente nulla. E dovrete naturalmente invece avere il filo Miyuki da tessitura di perline o un filo di nylon per poi andare a decorare sull'esterno. Vi ho fatto vedere nel video precedente, nel ciondolo Amore, come si cuce proprio questo elemento qui. Quindi andremo semplicemente a fare due elementi, poi li uniamo, poi andiamo a fare la nostra bella catena, poi vi metto un'immagine qui di questo nodo boho indossato che è veramente delizioso, e poi la particolarità che le dimensioni dei cerchi la decidete voi, potete mettere quello grande su e il piccolo giù, potete metterne tre e mettere poi una goccia in cristallo, molto bello anche se diventasse un mala, quindi mettere un numero di semi, di cristalli in questo caso, e quindi poterlo poi utilizzare per una sorta di meditazione, che è quello che è il mala. Trovate un tutorial poi di un mala qui sul mio canale. Ok, ho fatto 5 minuti di preambolo, però vi ho dato molte nozioni, così poi in step fotografici vi mostrerò il da farsi e i materiali. Cercherò di essere breve perché ragazzi il tutorial è facile, alla portata di tutti, super easy. Poi se non avete difficoltà con la maglia bassa all'uncinetto, ok, allora esercitatevi prima e poi ci provate. Ok, giro la camera e vi mostro nel dettaglio. Mi raccomando, briganti di luce, like, commenti, fate richieste, fate domande,
andate a sbirciare nella playlist, fate hype, insomma, vediamo di creare un po' di movimento su questo canale che ci fa piacere, perché i briganti di luce mi servono sempre nella vita. Ok, ciao, giro la camera, sul serio. Allora, come vedete, questo è il filato Aladdin che ha uno spessore di 1,2 mm, quindi è più doppio rispetto al Sorrento Strong che abbiamo utilizzato negli ultimi tutorial. Per questo tipo di filato è necessario un uncinetto che va dal 2 al 2,5. Vedete? Io adesso utilizzerò questo della Tulip che è 2,1, però in alcune parti del video mi vedrete utilizzare quest'altro uncinetto che è un 2,5, perché non ritrovavo l'altro uncinetto, l'ho trovato adesso mentre giro l'intro, però la tecnica alla fine è la stessa e non cambia. Questo è un uncinetto che utilizzo per la lana, insomma, quello in alluminio, ma acquistate sempre degli uncinetti validi come questi della Tulip. Allora, l'Aladdin quindi come vi ho detto è un pochino più spesso, si trova in vari colori sul sito di fili e forme. A proposito vi metto il codice sconto in sovraimpressione che è Briga5 se voleste fare degli acquisti, e si trova in oro, in argento, un oro più particolare ed un verde molto carino. Naturalmente, servono altri materiali ai fini di questo tutorial, però la cosa più importante decisamente è il filo e l'uncinetto. La lavorazione è molto semplice, andremo a fare prima i 2 anelli che hanno dimensioni diverse, uno è da 2 e l'altro è da 3, poi la nappina, che andremo a decorare con delle perline e poi naturalmente, serviranno dei cristalli. Naturalmente la dimensione dei cerchi potrete deciderla voi, più piccola, più grande, l'alternanza che desiderate. Questi, come vi ho detto, quello più piccolo è da 2, quello sottostante invece è da 3. Quindi vedete che la lunghezza, totale, del nostro ciondolo, una volta che si sono avuti i decori nella parte centrale, è di circa 5 centimetri. Ecco qui, questi sono gli anelli che andremo a utilizzare. Questo è il primo e poi c'è quello leggermente più grande, quindi 2 e 3 centimetri per sicurezza. Sono andata a verificare e ve li mostro da vicino. Eccoci qua. E questo invece è quello da 3. Quindi se volete farlo uguale al mio, un anellino, una cornice da 2 e l'altra da 3. Poi sarà a voi decidere. Naturalmente poi serviranno tutti quanti i cristallini. Quelli del decoro sottostante possono essere anche più piccini perché andremo a cucire con il filo della Miyuki anche le perline e quant'altro, quindi è una cucitura, quindi potranno essere piccoli, grandi, non ci importa, sarà fatto con il vostro gusto personale. Come già vi ho detto, per andare a cucire nella parte centrale del ciondolo i cristalli e le perline utilizzo il filo Miyuki, un filo da tessitura, potreste anche utilizzare un filo di nylon bello resistente, caso me a più riprese, e gli aghi della Tulip che trovate sempre sul sito di Fili e Forme. Quindi le dimensioni qua per le perline, come anche per la nappa, possiamo usare quello che vogliamo. Invece nella parte superiore della catena, diciamo, che sostiene il ciondolo, e quindi dove dobbiamo infilare i cristalli all'interno del filato Aladdin, serviranno dei cristalli di una dimensione maggiore, quindi con un foro più grande, in modo tale che il filato, che abbiamo detto che è più spesso, entrerà attraverso. Quindi ci vorranno dei cristalli di una dimensione, io vi dico da 5, da 6, da 8, ma anche da 10 forse sono un po' troppo grandi, ma da 8, e vi faccio vedere col calibro le misure, perché ognuno ha un modo suo di misurare. Io vi dico la misura da foro a foro e quindi vedete la più grande è 8 e poi ci sono quelle più piccole che ho utilizzato che sono poco più di 5, quindi valutate queste dimensioni dei cristalli da utilizzare. Io vi consiglio anche resine, ceramiche, insomma potete spaziare veramente con i mix color ma anche inserendo dei charms. Naturalmente per fare questa operazione di infilatura dei nostri cristalli, dentro il filo, poi lo vedrete, più in avanti lungo il tutorial, ci servirà o un ago infilaperle, come questo, sono vedete, degli aghi che sembrano normali, però qui dall'immagine vedete che sono a cruna larga, quindi voi, aprite questa cruna, infilate il filo e poi pian piano vedrete lungo il tutorial andrete a infilare tutti i cristalli che desiderate. Altrimenti se non volete,
utilizzare o non avete l'ago a cruna larga, potete utilizzare una colla. Io utilizzo questa, presa proprio dal sito di Fili e Forme, e vado a prendere l'estremità del mio filato, adesso ve lo mostro velocemente così non lo vedrete poi lungo il video. Vado semplicemente a prendere il mio boccettino, lo apro e vado poi a passare, la colla sull'estremità, vedete, del mio filato, in modo tale che poi diventerà più rigido una volta asciugato. Mi raccomando, vedete, io non tocco la colla con le mani, ma prendo tutto con estrema cautela, attenta alle colla, proteggetevi occhi, mani e tutto quanto, quindi aspetto che asciuga, dopodiché sarà diventata rigida e potrete con calma andare a infilare tutti quanti i vostri cristalli. Quindi se non avete l'ago o se decidete o l'uno o l'altro, Uhm, questo è un altro metodo che vi agevola, insomma, per questa fase. Okay, passiamo al tutorial, cercherò di essere il più veloce possibile. Poi per il finale, per renderlo ancora più semplice, dei fantastici capicorda, belli, il filo è spesso, quindi ci sono i capicorda da 2 millimetri, ma anche da 1 millimetro e mezzo che vanno benissimo, li chiudiamo, moschettone, anellino e il gioco è fatto. Naturalmente immancabili forbicine e pinzette per fare questo piccolo lavoro di montaggio. Ok, vi lascio al tutorial. Comincio con il rivestire l'anello più grande, poi dovrete farli naturalmente tutti e due. Allora, questo è il mio filo, questa è la parte sospesa, ok? E questa è la parte legata al rocchetto. Quindi come posiziono il filo? Semplicemente in questo modo, vedete, blocco il filo attaccato al rocchetto tra le dita e la parte sospesa è posizionata sul davanti. Prendo semplicemente, il primo passaggio sembra un po' difficile perché dobbiamo tenere tante cose in mano e se si ha le prime armi ovviamente si ha un po' di difficoltà. Quindi se avete elementi più grandi potete provare con un elemento più grande le prime volte. Quindi prendo il mio uncinetto, entro all'interno del mio elemento in metallo, tiro fuori il mio filo sull'uncinetto, carico, faccio un gettato, quindi carico il filo sull'uncinetto e tiro attraverso la prima asola. Si sarà formata quest'asola, ok? Adesso io ho questo filo qui, che è quello sospeso, che vado a bloccare, quindi me lo blocco già da adesso, ok? Quindi tenete ben ferme le mani e come procediamo? Entro nell'elemento e tiro la mia asola, carico nuovamente un gettato e tiro attraverso la prima asola ed anche attraverso l'asola. Vedete, io faccio questo movimento di rotazione dell'uncinetto e vedete che il filo, questo qui, è bloccato, ok? Quindi adesso proseguo alla stessa maniera, quindi vado, entro nuovamente, quindi asola, entro nell'elemento, tiro un po', vedete, creo una seconda asola, vado dietro, carico un gettato, quindi nuovamente il filo sull'uncinetto, dopodiché tiro il mio uncinetto attraverso le mie asole e chiudo. Faccio questa operazione per tutto quanto il mio giro, ok? Quindi nuovamente asola, vado, carico, carico nuovamente e poi chiudo. Mi scuso sempre per le mie mani pessime, però queste è. Quindi ovviamente io con la camera davanti non sono scomoda di più, però penso che si sia capito. Quindi procedete a fare questa operazione per tutto quanto il giro. Naturalmente il filo iniziale, questo qui potete portarvelo fino alla fine, altrimenti tagliate. Arrivate più o meno a questa dimensione, io vado a tagliare il mio filo sottostante, quello diciamo che mi stavo portando, perché faccio un attimo, lo vado a tagliare. Voi direte perché a questo punto? Perché qui mi ha dato un po' di sostegno utile, che è quello che è praticamente dove io poi andrò a cucire i miei cristalli, quindi mi fa piacere che ci sia un po' di spessore in più sotto a questa parte e poi dopo proseguo. Vi scriverò qui in sovraimpressione il numero di maglie basse che ho fatto. Vi mostro, sopra si formeranno quindi queste trecce, questo sarà il dritto del lavoro e dove vedete invece tutte queste maglie vedete accoppiate qui in alto,
Ok, quindi sul davanti vedrete un bordo, di fronte vedrete la treccia e sul retro vedete tutte queste maglie, tra virgolette, accoppiate. E serenamente fate tutte quante le vostre maglie fino alla fine del giro. Allora, in tutto ho dato 28 maglie. Come le contate le maglie? Sempre da su, quindi ogni treccia, tra virgolette, è una maglia. Adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa, quindi ho quest'asola, entro con l'uncinetto nella mia prima maglia, quindi così le prendo tutte e due insieme e tiro, e uno, e tiro nuovamente, ok? Taglio il filo che c'è dietro e poi vado a nascondere, ok, il mio filo attraverso la lavorazione. Prendo un uncinetto un pochino più piccino, aspettate, sono fuori camera. Allora, prendo il mio filo e me lo vado a tirare un poco all'interno della lavorazione. Quindi vado in qualche altra maglia, va bene, attraverso le maglie ve lo dovete insomma tirare un pochino. Dopodiché lo tagliate, portatevelo sul retro casomai del lavoro. Ok, quindi vedete mi sono spostata dietro dove ci sono tutte le mie barrettine e lo vado a tagliare e metto un pochino di colla, questa qui, ok? Allora, naturalmente come abbiamo fatto il primo cerchio, andiamo a fare anche il secondo. Questa parte naturalmente si vede che è un pochino più spessa, è quello dove andrò a fare decore e dove c'è anche l'unione e il passaggio, quindi ci andiamo a prendere questa parte per andare a rivestire, a coprire, tra virgolette, con il nostro cross stitch. Vado a rivestire anche l'altro anellino, poi vi scrivo qui il numero di maglie, quindi qui 28 e qui ve lo vado a scrivere. Dettaglio, come vedete io nel ciondolo qui ho posizionato un cerchio volutamente dalla parte dritta, vedete c'è il dritto davanti con il ricamo, l'altro cerchio invece ho messo il rovescio proprio perché mi piaceva questa differenza, anche se lieve, di trama. Quindi qui vedete ho posizionato in questo modo il cerchietto piccolo e il cerchio grande invece ho mostrato il davanti. Nulla di che, però è un piccolo dettaglio che volevo dirvi. Ok, quindi andate a fare i due cerchi, adesso vi mostro come fare il ricamo. Prendete filo della Miyuki e prendete ago, io utilizzo quello della Tulip, numero 10 o 11. Allora ho deciso di prendere queste rocaille che sono della Toho, che hanno questi riflessi, ho deciso di mettere qualche colore diverso, da quello insomma che vedete nella collana della foto, andiamo con qualche colore un po' più scuro, giusto per fare due variazioni di colore. Allora prendo la parte centrale, dove è quella dove abbiamo unito e c'è il cordino sotto, e vado semplicemente, ho fatto un nodino al mio filo, quindi ho fatto un nodino, vedete, al mio filo, taglio un pochino l'estremità e vado questo filo, a differenza tipo del Sorrento o altri filati che avete visto nei giorni scorsi, è naturalmente un pochino più spesso, quindi dovete fare qualche passaggio in più avanti e indietro per bloccarlo all'interno di esso, ok? Quindi fate un paio di passaggi in più per bloccare. Dopodiché da dietro, quindi sotto ai nostri archetti, quindi in questo spazio, vado da dietro in avanti e vado a infilare a caso le mie rocaille, i miei cristalli. Metto prima una rocaille, un cristallo, una rocaille e un cristallo e poi da dietro in avanti, come già vi ho detto, in questo modo
vado a cucire, tiro e i miei cristalli si posizioneranno in questo modo. Quindi sono qui davanti con il filo, vado a prendere una rocaille, un cristallo a caso, una rocaille e un cristallo e vado sempre un po' in diagonale da dietro in avanti e spunto sempre con l'ago un po' più avanti, vedete di dove sono uscita con il filo, perché altrimenti andrai a creare un nodo, un'asola. Quindi procedo in questo modo, vado nuovamente e procedo così per tutta la lunghezza che desidero. Insomma, per farlo più o meno come ho fatto io, vedete, ho lavorato per, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ho fatto 12 di questi archetti decorati eh, e quindi poi vado avanti, ne ho fatti 12 e quindi decoro la mia parte bassa. Procedo e poi vi mostro alla fine. Mi raccomando, prestate attenzione a questo passaggio che sembra sciocco, ma in realtà è quello che vi aiuta nel farlo nel modo corretto. Quindi qua c'è il filo, qui avete i vostri elementi e dovete andare un pochino in diagonale, qui, proprio nello spazio della maglia e dovete tirare e vi dovete sempre trovare con il filo di cucitura naturalmente posto poi davanti. Quindi 1, 2, 3, non so se mi piace questo abbinamento di colori che ho fatto, ma ormai l'ho fatto e quindi vado sempre alla stessa maniera. Sono completamente fuori camera, dicevo, vado sempre alla stessa maniera, ok? Ok. Domanda: perché vado a cucire e non faccio questo decoro che potrei fare tranquillamente anche con l'uncinetto? Perché? Uno, perché questi cristalli sono piccini, il foro quindi è piccolo e non entrerebbe mai in questo filato e fare questa lavorazione con cristalli e il filato più grosso diventerebbe meno, tra virgolette, armoniosa, ma a mio parere diventerebbe un po' più, passatemi il termine, rozza. Invece andando a utilizzare questo filato che sembra veramente una catena in oro, che è bellissimo, con i cristalli invece ricamati, rende il lavoro a mio avviso più leggero ed armonioso. Ok, quindi fate questo, fate i decori anche dall'altro lato e poi ci vediamo. Mi raccomando, non azzardatevi ad usare la colla a caldo per unire i due elementi, ma li cuciremo con un paio di puntini. Ogni tanto, mentre state facendo questi ricami, ogni 2 o 3 potete punzecchiare un pochino, ok, il filato e fare qualche nodino, ok? In questo modo. Perché? Perché così se si dovesse rompere un decoro, un ricamo, non si sfila tutto quanto il lavoro. Quindi proseguite fino alla larghezza, abbiamo detto 12 archetti. Allora, abbiamo fatto i nostri 12 inserimenti e questo è il risultato. Quindi vedete, ci sono tutte le rocaille belle in vista, io ho ancora il filo qui, quindi dell'ultimo inserimento, mi sposto sul retro del mio lavoro e vado a fare un nodino, vado a chiudere. Come faccio a chiudere? Pizzico un po' del tessuto del mio Aladdin, con il filo vado sul lago e tiro in questo modo. Questo filo potrei poi farlo passare attraverso e tenermelo in sospeso
e lo posso utilizzare per andare poi a cucire l'altro anello. Quindi non lo tagliate se non volete. Vedete che quando ho realizzato per esempio gli orecchini e ho utilizzato il sorrento, naturalmente le maglie e la lavorazione si incastrava con i cristalli più grandi in modo diverso. Adesso invece, facendo in questo modo, vedete che i cristalli si posizionano una volta più in avanti e una volta più indietro e vanno a creare questo gioco di incastri particolare che è molto divertente, insomma, molto molto carino. Ok, fare il secondo e avendo deciso di lasciare il rovescio sul davanti, vado quindi a ricamare dal rovescio al mio retro, tra virgolette, sfrutterò sempre la parte un po' più spessa dove c'era il filato sotto e dove ho chiuso la lavorazione, quindi faccio la stessa identica maniera, soltanto il processo inverso, tanto alla fine non cambia. Le prime volte ragazze lo so che non vi riuscirà proprio come desiderate, però non vi preoccupate perché poi piano piano acquisirete un poco di manualità e sicuramente il lavoro vi verrà più, tra virgolette, preciso e armonioso. Comunque, poi ragazzi, alla fine è una cosa che facciamo per noi, che ci piace, che ci diverte e quindi va bene così. Quindi procedete così anche con l'altro elemento. In questo secondo elemento vado a fare 8 archetti decorati con le perline e poi come sempre fisso. Adesso quindi ho i due elementi e semplicemente vado ad unirli. Ho ancora il mio filo qui attaccato al secondo elemento, quindi mi sposto un pochino attraverso le maglie in questo modo. E quando sono arrivata al punto che insomma preferisco utilizzare per accavallare, potrei accavallare di più, potrei accavallare di meno. Insomma, quando siete arrivati a un punto che vi piace, tra virgolette, vi sistemate il lavoro e da qui scendete in basso. Questo è il filo dell'altro lato, scendete in basso, tenete ben fermo e risalite. Quindi date dei piccoli punti attraverso la lavorazione, piccoli perché naturalmente non è che si deve vedere il filo, siamo è vero oro su oro, però comunque dobbiamo cercare di prestare un pochino di attenzione. Quindi io vado sul davanti, do piccolissimi punti e mi sposto sul retro. Date dei punti piccoli e vedrete che poi il risultato finale alla fine oro su oro non si vedrà. Se naturalmente avete l'Aladin argento dovete utilizzare un filo di colore adeguato, idem per il verde. Però vedete oro su oro alla fine i punti di sutura non si vedono in un modo così evidente, insomma, sono punti molto piccoli. Ok, quindi fatelo da un lato, fatelo dall'altro e poi lo fate sparire attraverso la cucitura. Quindi vi mostrerò poi alla fine. Se in questa cucitura avanti e indietro con puntini piccoli individuate anche lo spessore naturalmente della base in metallo, sarebbe l'ideale, ok? In modo tale che fissate anche la parte metallica. Quando siete sul retro, pizzicate un pochino il tessuto, l'Aladin, scusate sono fuori camera, e come sempre nodino, nodino, 1, 2, fino a che il lavoro non si ferma, quello che fate da un lato lo fate anche dall'altro lato. Naturalmente se cucite in trasversale, anche in questo punto, no? In questo modo, ancora meglio. Quindi sono tutti, ecco, piccoli escamotage per fissare queste due lavorazioni, questi due elementi. Ok, ho fissato anche l'altra, abbiamo evitato la colla a caldo, io preferisco sempre cucire
che incollare. Allora, Questione nappina, non so voi che tipo di nappina abbiate, ci sono quelle più piccine, quindi che hanno un filato che le sostiene più sottile, e quindi potreste con un uncinetto, per esempio, portarvela sul retro, ok? Quindi se hanno questo filo più sottile, naturalmente potete tirarvelo attraverso con l'uncinetto, passate nella maglia e poi ve la tirate. Nel mio caso, per esempio, la nappa, questa è molto grossa, quindi io semplicemente sono andata sul retro, me la sono posizionata dove preferivo ed ho cucito semplicemente la mia nappa. In questo modo l'ho posizionata e con l'ago ho cucito. Quindi così come ho unito i pezzi, così vado a cucire la nappa naturalmente soltanto sul retro. Quindi queste sono le due opzioni. Se non vi piace naturalmente il retro, che poi si vede questa cucitura, potete sempre andare a mettere sul retro un pezzettino di Alcantara o Ultra Suede, un talloncino in tessuto con un poco di colla Asulit o B6000, e andate insomma a coprire questa parte del retro. Passiamo invece adesso a vedere la parte di infilatura dei cristalli, che è super semplice, è la solita. Quindi abbiamo irrigidito, ve l'ho mostrato durante il video, abbiamo irrigidito questa parte e adesso semplicemente andiamo a prendere i cristalli ed andiamoli ad infilare. Infilate pazientemente tutti i vostri cristalli. Vi ho già mostrato le dimensioni, quindi già sapete quali cristalli potete andare a scegliere. Ok, io procedo e poi ci vediamo dopo. Vi dico più o meno quanti ne andrò ad infilare su ogni lato. Li vado proprio a contare. Allora, ho messo su ogni lato, ok, della mia collana una ventina di cristalli, lavorando 3 catenelle, un cristallo, 3 catenelle, un cristallo, e poi lasciando alla fine tutte le catenelle perché non mi piacciono i cristalli dietro al collo, e poi ho messo il capicorda, questo insomma, questo tipo di chiusura, e in questo modo con l'Aladdin ho ottenuto una lunghezza di, adesso ve lo dico subito, di una, ogni lato della mia collana, ok, è 40 centimetri, quindi è una collana lunga. Regolatevi voi in base al tipo di collana che preferite. Allora, come procedo? Ve lo dico tra 2 minuti, devo prima infilare tutto. Per fortuna, per facilitarmi nell'operazione, ho la tavoletta di fili e forme con il rolling, così si sfila più facilmente il rocchetto. Allora, abbiamo fatto la nostra operazione, ho qui i miei cristalli, naturalmente io mettendo i ganci all'estremità farò due infilate ben distinte, quindi farò 40 cm da un lato e 40 cm dall'altro, e quindi metterò 20 più 20, in tutto 40 cristalli. Come faccio io in genere? Scusatemi, 2 o 3 di una dimensione, e poi il quarto inserisco questi più grandi, però naturalmente voi siete liberissime. Io ho sfilato un po' di cipollotti così a caso e poi vado a infilarci tutti quanti i colori così molto a caso. Quindi procedete in questa operazione di infilaggio. Allora, ok, spostiamo un pochino i cristalli. Ho caricato tutti quanti i miei cristalli sul mio filo. Adesso devo andarmi ad agganciare sull'elemento che ho realizzato. Vedete, sono entrata con l'uncinetto all'interno delle maglie in costa retro, quindi queste poste sul retro, ok, del mio lavoro. E qui cosa vado a fare? Semplicemente, quindi le ho segnate per rendermi conto più o meno della centratura, ok? Quindi una qui e una qui, vedete, mi sono infilata un pochino con l'uncinetto. Questo è sempre quello della Tulip 2.1, ok? Adesso prendo il mio filo e semplicemente, allora, vedete, ho messo tra le mani il mio filo, qui entro nella solina e semplicemente tenendo saldo tutto il lavoro, ci provo, aspettate, tiro il mio filo, spero si sia visto, attraverso la lavorazione, un po' come quando ci andiamo a legare con l'anello, ok?
spostiamoci la parte sospesa e qui invece è la parte che dobbiamo andare a lavorare. Quindi blocco sempre il filo tra le mani, quella attaccata al rocchetto, e questo lo lascio qui e dopo lo facciamo sparire come sempre nella lavorazione. Quindi faccio una prima catenella, faccio una seconda catenella, non mi ricordo se ne ho fatte 3 e poi ho iniziato a caricare i cristalli, comunque diciamo che faccio 3 catenelle, dopodiché mi carico un cristallo. Naturalmente c'è qualche cristallo che ha il forellino un po' più piccolo e quindi lo dovete spingere un pochino. Semplicemente allungo un poco l'asola, ok? Perché devo arrivare a coprire l'altezza del mio cristallo e poi tiro semplicemente, faccio delle catenelle, quindi poi vado, io faccio 3 catenelle, 2 e 3, 3 catenelle e poi carico un altro cristallo. Nuovamente chiudo e poi vado semplicemente di catenelle. Ne potete fare 1, 2, 3 catenelle, dipende da quanto vi piace piena la collana. Quindi fate un pochino l'asola più lunga quando arrivate al cristallo per non creare difetti nel movimento della catenella. Però insomma, se siete alle prime armi, ragazzi, non vi preoccupate più di tanto, anche a me potrebbero venire 500 difetti, ma il bello dell'handmade è che anche il piccolo difetto diventa una, come si dice? È sinonimo di unicità. Quindi qui tiro ovviamente il cristallo è più grande, quindi tiro e creo un'asola un po' più lunga e poi vado a chiudere. E proseguo così fino alla fine ad arrivare a 40 centimetri. Quando poi siete arrivati a 33-34 centimetri, ok, ho fatto una catenella di più, sfilo, regolatevi che praticamente dovete fare poi all'estremità tutte catenelle. Cioè, cosa intendo? Che a un certo punto, vedete, qua nella parte finale, dietro al collo, non mi piace che ci siano tanti cipollotti, quindi lascio 6-7 centimetri da un lato, più moschettone e catenella da un lato e dall'altro, in modo tale che dietro al collo non mi diano fastidio i cipollotti. Fermo restando che potete fare anche un'unica catena lunga senza chiusura, senza moschettone, decidete quanto volete lunga la collana e la infilate dal collo senza chiusura e né niente. Mi sembrava sottintesa come cosa, però ve lo dico. Quindi proseguo con le catenelle e poi quando sono arrivata alla lunghezza, diciamo, desiderata, quei 6-7 centimetri di solo catenelle, allungo l'asola come vedete in questa immagine, quindi allungo l'asola e chiudo tutto quanto. Ok, tiro bene, proseguo e vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. Naturalmente, come abbiamo fatto sparire il filo nella lavorazione, questo è il capo iniziale, cerchiamo di portarcelo un pochino all'interno della lavorazione. Ok. Ho fatto sparire i fili iniziali sul retro attraverso le catenelle e sono passata addirittura dal modulino, quello più esterno, mi sono agganciata a quello sottostante, quindi fissiamo anche con l'uncinetto, col filo di uncinetto, le due parti. Dopodiché tagliamo, puntino di colla ed è fatta. Ho posizionato sul retro al centro la mia nappa e semplicemente la vado a cucire. Quindi pizzico il tessuto, il filato, scusatemi, Aladdin e passo poi sopra il filo. Vedete, la mia nappa mano a mano si ferma. Quindi semplicemente in questo modo. Poi adesso vi mostro come andare a fare un piccolissimo, ma piccolissimo tag da andare ad apporre qui sul retro in modo tale che non si vedrà questa cucitura. Il mio eccesso di nappina, do ancora qualche punto e poi vi mostro come coprire questa parte per non farla vedere perché potrebbe risultare, ecco, un pochino antiestetica. Diciamoci la verità, ogni tanto bisogna industriarsi. Io conservo pelle, ecopelle,
materiali di vario tipo e di vario genere, proprio perché possono servire. Questo ovviamente sono degli scarti, okay, che utilizzo quando vado a fare il soutache o il video embroidery, e quindi rivesto i retro, e restano naturalmente dei pezzettini piccoli, piccoli, con cui non potrei rivestire, insomma, dei pezzi più grandi, e quindi io li vado a conservare, e quindi voi potreste avere delle stoffe, quindi vado a selezionare, un pezzettino dai miei materiali, e potete fare lo stesso anche voi. Vedete che ho questa sorta di ecopelle che è proprio dorata. Non so se mettere questo o mettere questo, ma una volta tanto voglio osare, quindi taglierò un cerchietto di questo tessuto e andrò a rivestire il mio retro. Adesso vi farò sorridere. Dove vado a prendere il cerchio? Bene, prendo la calamita che è posta sulla mia tavoletta di fili e forme e utilizzo la piccola calamita come cerchietto per ritagliare il cerchietto di stoffa. Prendo poi la mia colla B6000, in questo caso è più adatta, potreste utilizzare anche l'Asulit, la metto sul retro e vado ad attaccare il mio piccolo tac. Fate troppo, ecco, mettetelo lì e fatelo asciugare. Poi se volete dare qualche puntino di cucitura, ma secondo me non serve, ok? Quindi fatela asciugare, e nel frattempo andiamo a prendere i gancetti e vi mostro velocemente perché è una sciocchezza. Nel frattempo ne approfitto, spostiamo la calamita, allora nel frattempo ne approfitto per mostrarvi una cosa, e qual è? Che qui ho il rocchetto Aladdin, e guardate ancora quanto filato ho, e ho già realizzato 2 collane, 1 e 2. Quindi immaginate con 4,50 € di filato la resa che ne avete per fare dei bijou. Ecco, questo ci tenevo a dirlo e a farlo presente. Sembra una cosa da poco, dici: "Vabbè, ma il filato, il rocchetto è piccolo, sono 20, 25 metri, e insomma che ci faccio?" Ecco, questo è la prova che anche con un rocchetto, con un investimento di 4,50 € ci fate. Non ho valutato veramente il filo che ho consumato, ma secondo me ne facciamo altre 2. Non voglio mentire perché non ho fatto la prova, quindi non lo so, ma di sicuro 3. Quindi con un investimento di 1,50 € di filato, se ne fate 3, fate 3 cose veramente deliziose. Poi naturalmente potete farci bracciale, i bracciali per esempio abbinati. Ho velocizzato il video ai fini pratici, voi potete comunque rallentarlo. Ho preso dei capicorda, moschettone e un po' di catena di prolungamento e delle pinze piatte. Vedete, metto un po' di colla per sicurezza ulteriore all'interno del capocorda, e poi semplicemente infilo l'estremità della mia collana e con una pinza schiaccio, taglio la parte in eccesso e direi che siamo a bomba. Dopodiché prendo l'altro capo e faccio la stessa identica cosa. Non c'è nessuna differenza tra un lato e l'altro, e poi semplicemente prendo l'anellino. Mi raccomando, cercate di comprare sempre componenti in acciaio di ottima qualità, perché vogliamo che i nostri bijou, insomma, durino e non si scoloriscono. Dall'altro lato, anellino e moschettone, i nostri ciondoli sono finiti. Filati, file e forme, made in Italy, filati gioiello, che dire. Lo so che qui ho fatto dei decori con i cristalli, ma il video già così è lunghissimo, quindi eventualmente poi ci vuole un po' di abilità per decorare delle nappine. Farò eventualmente, anzi ditemelo nei commenti se vi fa piacere di vedere come decorare con i cristalli e le perline delle nappine, l'esterno delle nappine, fare dei coprigoccia. Io qua le ho cucite direttamente, ma si possono anche fare dei coprigoccia e poi si vanno ad apporre. Io invece qui ho cucito ed ho sfruttato il tessuto della nappa per andare a cucire, e sono partita praticamente, vedete, un cristallo, 2 rocaille, un cristallo, 2 rocaille, i cristalli sono da 3, quelli piccoli, quindi da 2, questi sono 11,0, quindi ho fatto un primo giro e dopodiché sono andata avanti con una sorta di peyote a 2 a 2. Lo so, è difficile, è un po' complicato da spiegare perché giustamente non fate, chi mi segue non tutte fa tessitura, non tutte quante voi fate tessitura di perline, e quindi risulterebbe complicato, ma ragazze, anche così, credetemi, il ciondolo viene carino,
lo vedete qui voi stesse. Quindi spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi abbraccio tutte ed auguro a tutte buona creatività. Vi ricordo naturalmente il sito di Fili e Forme per il filato Aladdin, per gli sconti, codice sconto Briga 5 se vi va di sfruttarlo per dei vostri acquisti, aghi tulip, colle, uncinetti, filati, cristalli, c'è un po' di tutto. Ok, basta. Ciao!